Guy Gavriel Kay, scrittore fantasy canadese, ma prima di tutto grandissimo raccomandato. Eh sì, perché era studente in filosofia all'Università di Winnipeg, Manitoba, Canada, quando riceve una telefonata da un amico di famiglia che si chiama Christopher Tolkien. Quel Tolkien, ok? Figlio di quel Tolkien. E Christopher gli dice: sai, vorrei mettere mano alle carte di mio padre per pubblicare il suo Silmarillion. Ho bisogno dell'assistenza di qualcuno. Ti va di venire a Oxford? E il nostro risponde: cazzo sì, subito. 1974. Il Silmarillion prende corpo grazie anche al nostro Guy Gavriel Kay, che poi torna in Canada e diventa uno scrittore. Raccomandato? Sì, ma bravo tantissimo. È lui che, insomma, negli anni '80 dà alle stampe L'Arazzo di Fionavar, un fantasy io vi ho raccomandato molto caldamente. Se l'avete comprato siete stati molto bravi, perché adesso l'edizione cartacea è molto difficile reperirla sul mercato. Esiste però l'ebook e quindi vi raccomando in un modo o nell'altro di cercare di leggere questo capolavoro meraviglioso. Ma non è di questa trilogia che parliamo oggi, bensì di un libro che da poco è stato tradotto in italiano, sempre del nostro Guy Gavriel, e che, insomma, dopo la sigla diventerà l'argomento di questo video di Broken Stories. Prima di andare avanti, vi ricordo che tutti i libri che io vi recensisco sono acquistabili andando in descrizione sotto il video e cliccando sui link che vi metto a disposizione. Ci guadagno una piccola percentuale, a voi non costa nulla e mi aiutate a mandare avanti questo progetto che si chiama Broken Stories. I libri più belli finiscono nello shop di Broken Stories, che è la mia libreria virtuale dentro Amazon in cui metto il meglio di fantasy, fantascienza, horror, weird. Se vi interessano questi generi, insomma, fateci un giro ogni tanto. Ora, veniamo al libro di oggi. Children of Earth and Sky, Figli di Terra e Cielo, tradotto da Massimo Scorsone per Mondadori. È una fregatura, ma non nel senso che è brutto, nel senso che ci frega, ci ha fregato. Guy Gavriel Kay ci ha fregato. Ce lo presentano infatti come un romanzo fantasy storico. Ma non lo è. È qui la fregatura. Questo è un romanzo storico. Pesantemente storico. Sono tutti eventi storici. Solo che si svolgono in un mondo fantasy. E questa è la questione. Cioè si svolgono in un mondo parallelo. Ma questa è storia. Con la S maiuscola. Mi spiego meglio. Vedete, nei romanzi fantasy storici la storia è quella del nostro mondo. E qui gli autori introducono creature, magia. Guy Gavriel Kay racconta la storia di un mondo secondario, il suo, quello che ha immaginato, ma ha immaginato poco, perché in realtà ha preso questo mondo, ha preso l'Europa e l'Oriente fino a Costantinopoli del nostro mondo e li ha portati in un mondo parallelo, dove non c'è tanta magia, solo un pochino, pochissima, dove c'è un po' di paranormale e dove lui può fare un po' quello che vuole. Cambia il nome dei luoghi, ma fondamentalmente si ispira ai fatti storici del mondo primario, il nostro, quello in cui viviamo. Quindi è questa la fregatura. Voi vi aspettate di leggere un romanzo fantasy, ma in realtà state leggendo un romanzo storico leggermente modificato, dove cambiano i nomi, dove l'autore si può prendere delle libertà in più, perché non deve aderire completamente ai fatti storici, che però sono storici, solo che appartengono a un altro mondo, dove la Repubblica di Venezia non si chiama così, ma Repubblica di Seressa, dove quella che un tempo era Sarantium, Bisanzio, adesso si chiama Ashiar, perché è stata conquistata dagli Asciariti, o Osmanlini, dall'impero Asciarita, che però è osmanlino, cioè musulmano. E poi c'è Dubrovnik, che però si chiama Dubrova,
E ci sono due fedi che si scontrano, cioè quella occidentale che professa la fede in Yao, il disco solare, e appunto quello degli Asciariti che invece credono in Ashar, che sono le stelle e il firmamento. E sono gli Osmanlini. E questi Osmanlini, sono identici all'impero ottomano. E qui si svolgono le vicende dei 5 protagonisti e di un corollario di coprotagonisti, di comparse. Questo romanzo è corale, piuttosto complesso e lento, ma di una lentezza ponderata, meditata, la lentezza di un autore che si vuole prendere il suo tempo per raccontare una vicenda microstorica e macrostorica. Ci sono le storie e c'è la storia. Le storie sono quelle di 5 personaggi e la storia è quella dello scontro tra 2 imperi. Per questo voi leggendolo proverete, ne sono sicuro, la sensazione proprio di essere immersi nella storia. Vi racconto brevemente chi sono i protagonisti, così vi fate un'idea e decidete se volete poi leggerlo. Danica Gradek è una giovane, bellissima ragazza, arciera infallibile, che viene da Sanjan, città costiera, in eterna lotta contro Seressa, anche se appartiene a sua volta all'impero Yaoita. Solo che Seressa e Sanjan non vanno molto d'accordo. I cittadini di Sanjan sono considerati pirati, perché ogni tanto attaccano i mercantili di Seressa. Sì, insomma, non scorre buon sangue. Danica è una guerriera e vuole vendicarsi, questo è il suo obiettivo. Di chi? Dell'impero osmanlino. Quando era giovane e viveva in un'altra città, la sua famiglia fu sterminata, perse il padre, perse il fratello e riuscì a fuggire con la madre e il nonno fino appunto a Sanjan. Il fratello è scomparso, è stato catturato e il destino di chi viene catturato dagli Asciariti di solito è terribile. Ma il ragazzo non è morto, altro protagonista della storia. Si chiama Damaz, gli hanno cambiato il nome, è diventato un Gianni, cioè l'equivalente di un Giannizzero, che era il corpo scelto di guerrieri spietati. Questo ragazzo vuole essere un guerriero dell'impero Asciarita, mentre la sorella lo sta cercando. Il destino dei due, naturalmente, è questione interessante. Mettiamola così. Abbiamo poi Pero Villani, che è un pittore di Seressa, piuttosto spiantato, il quale però vede cambiare il suo destino quando il duca di Seressa lo convoca per farne una spia. Dovrà andare ad Ashiar per ritrarre l'Al-Galif, cioè il capo dell'impero Ashiar, il quale ha richiesto proprio di essere ritratto alla maniera occidentale. Ma naturalmente Seressa invia questo povero Pero Villani laggiù anche come sua spia. Molto, molto complicato, molto pericoloso. C'è poi Leonora Valeri, ragazza bellissima, giovane, che è stata diseredata dal padre e chiusa in un convento. Questo perché ha dato alla luce un figlio al di fuori del matrimonio e questo naturalmente è imperdonabile. Viene convocata a sua volta dal duca di Seressa per diventare una spia. Anche questa ragazza, insomma, vedrà la sua vita cambiare moltissimo nel corso di eventi rocamboleschi in cui tutto cambia improvvisamente. Di solito tutto quello che sembra dover andare in un modo nel romanzo di Guy Gavriel Kay subisce una quantità di sovvertimenti incredibili. Marin Givo è il figlio di un ricco mercante di Dubrova che si ritrova coinvolto in tutte queste vicende perché prenderà parte alla spedizione per andare fino ad Ashiar, accompagnando Leonora ma anche Pero Villani, e a questa comitiva si aggiungerà anche Danica, la bellissima guerriera, l'arciera che cerca soltanto vendetta. Si tratta quindi di una vicenda corale, come vi ho già detto, e di un lungo viaggio che parte da Seressa e da Sanjan e poi si sposta a Dubrova e poi da Dubrova
fino alla Costantinopoli di questo mondo parallelo, fra mille pericoli, intrighi, spionaggio, corti imperiali da un lato e dall'altro, ma anche una quantità di aristocratici, nobili, patrizi, mercanti, in una vicenda ambientata in un XVI secolo di questo mondo alternativo che però, insomma, somiglia tantissimo al nostro. Bisogna dire che si tratta di un romanzo lento e io più di una volta mi sono ritrovato anche a chiedermi ma perché dovrei seguirlo? Perché mi dovrei interessare così tanto delle storie particolari di questi personaggi? Dopotutto non stanno combattendo contro il Signore del Male, non c'è in questo romanzo il respiro epico di un high fantasy, quale mi aspettavo trattandosi di Guy Gavriel Kay, l'autore dell'Arazzo di Fionavar. No, qui le vicende sono piccole, sono vicende familiari, sono incontri, sono amori, sono separazioni, sono vendette, sono a volte battaglie e quando arrivano le battaglie sono incredibilmente avvincenti, però anche realistiche, sono massacri, sono uccisioni terribili. Gli imperatori, per esempio il Gurku, che è l'imperatore Asharita, è una figura molto affascinante, ma anche spaventosa. È un regnante che ha diritto di vita e di morte su chiunque, basta una sua occhiataccia per condannare qualcuno a morte. E Pero Villani, questo ragazzo, figlio già di un artista, di belle speranze, ma spiantato, sarà il primo occidentale ammesso al Palazzo del Silenzio, dove non si può parlare e dove il Gurku regna incontrastato. Una missione spaventosa che tra l'altro richiama anche il fatto storico di quando un pittore occidentale andò a ritrarre Maometto II. E poi ci sono gli amori che nascono, che sono estremamente romantici. Quindi troverete anche un bel po' di romance in questo romanzo. Però sono anche molto reali, molto realistici. Non tutto va come si spera. Gli spazi sono sconfinati, i viaggi sono perigliosi. E l'autore ha una grande capacità di entrare nella psicologia dei singoli personaggi per farci capire quello che stanno provando, per farci provare le loro emozioni. Guy Gavriel Kay è uno scrittore empatico, secondo me. È uno scrittore che conosce l'animo umano e che cerca di descrivere come al suo interno si annidino, oltre agli orrori, oltre alle meschinità, anche degli impulsi nobili, anche degli ideali che possono essere incarnati fino in fondo. Ma a quale costo? Spesso un costo molto, molto salato. Questi eroi di Guy Gavriel Kay sono poco eroici e molto umani, fatta eccezione per alcune figure di soldati, di guerrieri, che non sono imbattibili, ma sono impavidi, oltre misura. Danica è una guerriera incredibile, pronta a morire in ogni istante. E così una milizia di sengiani che vengono inviati per proteggere una città del nord dall'arrivo di un'armata asciarita e che combatteranno in campo aperto in un'impresa eroica che è il cuore bellico della vicenda. Dall'altra parte Seressa, la Venezia di Guy Gavriel Kay, che non fa una bella figura, è una città di intrighi, di tradimenti, di meschinità, di personaggi molto equivoci che pensano soltanto al profitto, che mettono il profitto davanti a qualsiasi ideale. Anche Dubrova è una città di mercanti, però mantiene una sua rettitudine, una rettitudine ispirata dalla religione che viene presa molto sul serio. E poi abbiamo Damaz, questo ragazzo che un tempo era il fratello di Danica e che adesso è un assassino spietatissimo, ma anche la sua vita probabilmente,
come vedrete. Sarà esposta al flusso della storia, ma al flusso anche delle sue vicende familiari, che ha dimenticato, sradicato, trasformato in una sciarita, in un assassino, con un lavaggio del cervello pazzesco. E poi Pero Villani, che è un personaggio meno drammatico, meno epico, è un uomo più comune, ma poi scoprirà di avere anche lui delle doti incredibili attraverso l'arte. E ci sono delle bellissime considerazioni su come l'arte, sia un dono divino in un certo senso, o comunque esprima e dia voce alla divinità presente negli esseri umani. Guy Gavriel Kay si concentra sui piccoli eventi, ma poi ogni tanto allontana la sua prospettiva, è come una telecamera che si allontana, va verso il cielo e ci mostra gli imperi, ci mostra le città, ci racconta quello che avviene nei secoli, come passa il tempo e come le città si sgretolano. E tra l'altro questo, I figli di terra e cielo, è anche il seguito di una dilogia che racconta, ma non è stata pubblicata in Italia, la vicenda di Sarantium 1000 anni prima. Quindi è un mondo coerente anche questo per Guy Gavriel Kay. Sarantium che è caduta e l'imperatrice sopravvissuta vive in un convento, vecchia, avvizzita, amareggiata. Tanti personaggi, tanti eventi, tanti obiettivi, tanti sotterfugi. E Guy Gavriel Kay padroneggia tutto questo, devo dire, in una maniera, magistrale. Il romanzo non sempre è appassionante, bisogna dirlo. Ma quando lui, l'autore, vuole, sa veramente, ancora una volta, emozionare tantissimo. Questo è un racconto cupo, in cui non c'è molta speranza, in cui la storia è padrona della vita degli uomini, che sono formiche e possono morire da un secondo all'altro. Ma è anche una storia in cui diversi personaggi hanno delle epifanie. Di colpo capiscono qual è il loro posto nel mondo, la loro missione nella vita, e la abbracciano con un coraggio strepitoso. Di colpo cambia tutto per alcuni di questi personaggi. È una costante nella vicenda. Così come un filo di speranza. Voglio raccontarvi questo piccolo episodio che Guy Gavriel Kay non evidenzia, non rimarca. Però quando lo noti, allora capisci che sei di fronte a uno scrittore notevole. Uno dei personaggi si ritrova all'interno di un intrigo terribile. La sua vita è sicuramente spacciata. Tutte le notti viene condotto, però, come per dargli un premio di consolazione, all'interno di una stanza buia dove fa l'amore con delle donne che non può vedere. Solo che poi ogni notte ne riconosce una. Tutte loro sono estremamente lussuriose, ma una di loro tutte le notti fa la stessa cosa. Gli stringe la mano. E nonostante lui faccia l'amore con tante donne, l'unica che si staglia poi nella sua memoria e nel suo cuore è quella che gli stringe la mano. Lui non la conosce, non l'ha mai vista in volto, ma in quel gesto c'è gentilezza. E quel momento per questo protagonista, questo personaggio, diventerà molto importante, tanto è vero che poi ha delle conseguenze, che non vi racconto. Piccole. Sono sfumature. Guy Gavriel Kay a volte lavora con un pennellino piccolissimo, ma riesce a toccare le corde dell'emozione. Molto, molto bene. Quindi si ha la sensazione di essere testimoni di grandi eventi storici e di piccole vite molto importanti. E quando ciascuna di queste arriva al suo epilogo naturale, nelle ultime pagine, l'emozione è fortissima. Devo dire che di nuovo Guy Gavriel Kay, come già nell'Arazzo di Fionavar, è riuscito per tante pagine anche a un po' sfidare la mia pazienza, perché racconta in maniera molto ponderata, molto lenta, ma poi quando arriva al dunque, Guy Gavriel Kay emoziona moltissimo. Non siamo di fronte al capolavoro, non siamo di fronte a l'Arazzo di Fionavar.
Però Figli di Terra e Cielo è una lettura che vi consiglio, sì, vi consiglio. Premesso il fatto che appunto non è un fantasy storico, ma uno storico fantasy, che è un romanzo lento e che vi chiede un po' di pazienza, che però comunque poi alla fine ripaga, perché Guy Gavriel sa emozionare, sa tenere le fila di tanti eventi, di una storia con la S maiuscola e di tantissimi eventi di storie con la S minuscola.